Ciao a tutti, amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di gennaio e abbiamo la ruota della fortuna, amici dei pesci. Qualche cosa cambierà, normalmente quando c'è la ruota della fortuna si parla di cambiamenti positivi, di cambiamenti repentini, inaspettati, ma sono cambiamenti che normalmente portano al nostro più alto bene. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Ho pubblicato una guida che vi spiega come unire questi tre oroscopi, la trovate sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi e il link alle previsioni per il 2024. Bene, andiamo a vedere ragazzi, niente, come non detto, andiamo a vedere quali sono le energie per gli affetti in generale, quindi può riguardare la famiglia, gli amici, la relazione amorosa, cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, partiamo con un asso di coppe. Abbiamo gli amanti, il carro, il giudizio, un 8 di denari, un 5 di spade e un fante di coppe. Allora, tutta questa situazione fa riferimento a un affetto o a un inizio. Qui abbiamo un asso di coppe. O c'è stato un nuovo incontro, o fa riferimento a dei figli, magari, qualche questione legata ai figli per qualcuno. Sta di fatto, ragazzi, che qui ho una successione di arcani maggiori tutti al contrario, come se ci fosse una sorta di difficoltà a prendere consapevolezza di qualche cosa, magari per qualcuno spostarsi, magari per qualcuno si tratta di rompere certi legami, perché la carta del giudizio al contrario parla della rottura di certi contratti anche. Tenete presente che sia la ruota della fortuna che il giudizio sono carte di tipo karmico, ok? È come se ci fosse la necessità di un cambio in questa seconda parte di gennaio per quello che riguarda o una relazione o delle relazioni, ma qui si fa un po' fatica. Adesso vediamo, gli amati potrebbero riguardare anche una questione legata all'amor proprio. Andiamo a vedere carta per carta. Allora, partiamo dall'asso di coppe, che è una bella carta, parla di nuovi inizi che potrebbero esserci alla metà di gennaio. Abbiamo un 9 di bastoni. Io ho come l'idea che qualcuno potrebbe un po' arrendersi a una verità, arrendersi a una certa situazione, anche bella, nel senso, ok, mi sono innamorato e non posso negarmelo, perché l'asso di coppe comunque è un inizio sempre con apertura di cuore, con questa generosità, questa abbondanza, è una coppa piena. C'è però anche questo 4 di spade, sì, che mi dice che vi siete un po' rassegnati a questo tipo di situazione, tra virgolette, di stanchezza, di sofferenza. Qualcuno probabilmente sta andando avanti anche un po' per inerzia. Non perché vi manchi l'energia, ma è come se ci fosse qualcosa intorno che vi stanca. Andiamo a vedere gli amanti al contrario. Abbiamo un 5 di bastoni e un 3 di spade. Allora, come vi dicevo, la carta degli amanti può fare riferimento anche all'amor proprio. Allora, qui o c'è una sorta di conflitto interno che porta a un dolore, o è una sorta di svalutazione di se stessi che comunque porta a un dolore. Sta di fatto che questi amanti, al contrario, che parli di un disequilibrio nella relazione o nel vostro modo di percepire voi stessi, c'è questa sorta di dolore, di confusione interna, di competizione.
vedere il carro. 9 di coppe e 6 di coppe. È come se, guardate, sono due carte di sogno, la prima cosa che mi viene da pensare, e devo dire che con il carro al contrario è come se non ci si volesse muovere da un sogno, da un obiettivo, da anche una certa zona di comfort, perché il 9 di coppe molte volte parla di una staticità dovuta al fatto che si ha già tutto quello che si vuole, si è in una situazione di appagamento. Se fosse la situazione dei bambini di cui vi dicevo prima, che magari, non so, c'è stato un nuovo arrivo, c'è comunque qualche situazione legata ai bambini che un po' vi drena, ehm, ho come la sensazione che le carte vi dicano tenete duro che passerà, cresceranno prima o poi. Allora andiamo a vedere il giudizio. Abbiamo un 8 di spade e un 10 di coppe. Allora, l'otto di spade è una carta che ci dice che c'è qualcuno che non vuole vedere una certa verità o ha solo un modo di vedere la verità. È come se si vedesse la verità solo in quel modo lì, non si vedessero scappatoie, non ci fossero altre realtà possibili. E in qualche modo è legato all'idea che avete di famiglia, perché il 10 di coppe è una carta che parla di famiglia. È come se non riusciste a vedere qualche cosa o a rinnovare, perché vi ricordo che il giudizio è la carta della rinascita, del rinnovamento. È come se qualcuno si sentisse incastrato, ma probabilmente è perché è in una, diciamo, vibrazione bassa, che è quella del 3 di spade, quella del dolore. Andiamo a vedere l'otto di denari, perché qua si parla di lavoro, si parla di quotidianità. Eremita. E 7 di spade. Probabilmente qualcuno non vuole ammettere che si sente solo se siete in una relazione. Se è una questione familiare potrebbe essere che vi sentiate soli all'interno di una famiglia. Sta di fatto che c'è un 7 di spade, c'è qualche questione legata al ego che secondo me vi mantiene un po' intrappolati in questo 8 di spade. Però sì, con l'eremita è come se ci fosse una sorta di invito a fare un lavoro su voi stessi, sul tipo di quotidianità che state vivendo e sulle bugie che ognuno di noi si racconta giorno per giorno. Guardate, può anche essere col 7 di spade che venga fuori una verità, eh. Lo vedo per pochi, è più un lavoro di introspezione, però può anche essere che vi accorgiate che o qualcuno ha detto una mezza verità o che qualche questione è stata omessa, cioè non detta. Difatti poi abbiamo anche questo 5 di spade, andiamo a vederlo. Come se ci fossero delle discussioni, ma perché prima di tutto siete voi confusi dentro. Abbiamo un 3 di bastoni e un 10 di spade. Allora, il 3 di bastoni è una carta che parla di progetti che riguardano il futuro, è come se ci fosse una sorta di confusione sulla progettualità. Se siete in coppia magari potrebbe essere della vostra relazione o potrebbe essere una progettualità familiare. Però avete un 10 di spade al contrario, che è un po' la stessa carta, cioè la stessa energia che sento qui del giudizio, anche qui avete un 10 di coppe. È come se avessi bisogno di muovervi da un certo tipo di idea, di sogno, di situazione, di staticità e chiudere questo cerchio del 10 di spade. Andiamo a vedere il fante di coppe. La forza e fante di pentacoli. Allora, la sensazione che ho io è che qualsiasi sia la persona in questione, è come se quello che dovete vedere, quello che non riuscite a vedere qui con il giudizio, con l'otto di spade, è semplicemente il fatto che ad un certo punto si deve accettare un certo tipo di situazione o persona per quello che è, senza mettere la persona sul piedistallo. Qui c'è questo attaccamento al sogno, il fatto che non ci si muove, non ci si vuole
muovere dal 9 di coppe e dal 6 di coppe. Può essere qualsiasi sogno, anche un progetto che volete magari proporre nell'azienda familiare, vi faccio un'ipotesi, ma ve lo dico perché qui c'è una carta che parla di lavoro. E niente, magari la situazione, diciamo, vi sta limitando o cose di questo genere. E qui è come se vi dicessero cercate di capire chi avete davanti, non date troppo potere all'altra persona, riprendetevi il vostro potere e togliete dal piedistallo quella persona o quella situazione. Mm. Vediamo ancora un oracolo. Sta di fatto che comunque avete la ruota della fortuna, 10, 10, 10. Quindi secondo me qualche cosa cambierà. Non so se subito, sinceramente, perché avete tre arcani maggiori al contrario, però c'è la ruota della fortuna, sta iniziando comunque un certo tipo di cambio, un certo tipo di lavoro interno. Vi dico, la prima settimana, scusate, la prima parte della lettura, ovvero la terza settimana, ci può essere qualche tipo di sofferenza, per molti romantica, vi dirò, per altri sono sofferenze anche qua con il sette di spade che sono legate un po' all'ego, all'ideale di sogno o di relazione che avete. Sogno può essere quel progetto di cui parlavo prima col tre di bastoni, eh. Nella seconda parte invece il lavoro è un po' più di ok, riconosco me stesso, mi ascolto, capisco quali sono le bugie che io mi sono raccontato o che mi hanno raccontato e insomma il 5 di spade è sempre una carta di lotta egoica, qualcuno che vuole aver ragione, ma qui non si tratta di aver ragione, si tratta di non rimanere agganciati a una persona solo perché si pensa che questa persona sia migliore di noi. Vi dico, se vi aspettate delle scuse col fante di coppa al contrario, non arrivano, eh. Però qui semplicemente dovete avere la forza di, come posso dirlo in gergo tecnico, di smontare l'altro, ma smontarlo in senso buono, cioè non dargli tutta questa importanza, non dargli tutta questo potere, appunto. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo. Uh, carta numero 12, il vento cambia direzione. Ed è un po' quello che sentiamo qui con la ruota della fortuna, anche se voi secondo me adesso non lo vedete ancora. Allora, diciamo che vedendo questa carta quello che ho sentito io era la conformazione dei pianeti, come se probabilmente adesso, non lo so, tra gennaio e febbraio ci sono dei pianeti che cambiano, in realtà hanno già fatto il cambio, però comunque in questo periodo è come se ci fosse una qualche tipo di evento esterno e avete anche la ruota della fortuna, vi ricordo che può fare riferimento a dei lasciti, delle vincite, dei premi inaspettati, delle occasioni, delle opportunità magari inaspettate che fa cambiare direzione al vento, che fa cambiare la prospettiva di questa situazione. Secondo me qui è solo questione di togliersi dalle comodità, perché è un po' quello, no? Anche con il 5 di spade. Ragazzi, andiamo a vedere qual è la credenza limitante sulla quale potete lavorare in questo periodo, così un po' per aiutarvi a uscire da questa situazione. 2. Bellissima. Perché ho paura di venir fregato? Già, e qui abbiamo il 7 di spade. C'è qualcuno che ha paura di essere tradito, sì, di essere fregato. È come se non vi fidaste dell'altra persona o della vostra capacità di intuire la fregatura. E poi questa potrebbe essere perché credo di non meritarmi il successo. Oh, che interessante. Potrebbe anche essere solo così, perché credo di non meritare. Qua può esserci scritto successo, amore, denaro, riconoscimento. Ragazzi, spero che anche queste due carte vi abbiano aiutato, comunque vi possano aiutare
a riflettere un po' di più, ve le lascio qui, così se volete fare lo screenshot, magari ci meditate durante la giornata. Io ripeto, spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti con un like. Eventualmente, se avete piacere, potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!